L'ultimo strumento di Grid Pro è Officina. Officina permette all'utente di suddividere la maglia in sottomoduli e di generare disegni esecutivi con le dimensioni di ogni bacchetta e la posizione dei fori su ognuna di essa. Officina, quando viene aperto per la prima volta, come anche GridMaker e GFFT, presenta lo sviluppo completo con le singole componenti e un pannello di controllo in alto a sinistra che ne semplifica e velocizza l'utilizzo. Officina, come Grid Shelf From Finding Tool, ha due metodi di generazione delle geometrie, GridMaker e Custom. Va da sé che se voglio utilizzare una maglia generata con lo strumento GridMaker, come il caso della maglia realizzata nel primo video qui visualizzata all'interno di Rhino, la seleziono, vado all'interno del blocco GridMaker, tasto destro su GridMaker Geometry e schiaccio poi su Set Multiple Geometries, facendo ovviamente attenzione di stare utilizzando il metodo GridMaker e non quello Custom. Cosa succede? Officina suddivide appunto la maglia iniziale in dei sottomoduli che hanno un numero di bacchette per l'orditura X e l'orditura Y preimpostato dall'utente. Quindi in blu vediamo una maglia con un passo tale da permettere questa suddivisione dei moduli con il numero delle bacchette che poi viene scelto dall'utente nel modulo Module Properties attraverso lo slider Number of Rows. In questo caso ad esempio vedo che è selezionato 3, ma se sposto il valore vedo che il passo della maglia di ritaglio varia appunto per andare ad includere il numero di bacchette selezionato dall'utente. Se allargo la vista in Rhino vedo che oltre alla visualizzazione sulla sinistra ho anche altri due disegni che vengono generati da Officina. Il secondo è quello relativo appunto alla visualizzazione di tutti i moduli che compongono la maglia, con la differenziazione dei layer inferiori in ciano e layer superiore in rosso, e una nomenclatura che viene assegnata ad ogni modulo secondo lettere per le righe e numeri per le colonne. A destra invece vedo i disegni esecutivi per ogni modulo, quindi lo schema per ogni modulo e poi le bacchette per l'orditura X e l'orditura Y con le rispettive quote relative a lunghezza e posizione dei fori. Tutti questi disegni vengono aggiornati in tempo reale modificando la griglia di ritaglio, quindi se vario ad esempio il numero di bacchette incluse in ogni modulo vedo che ogni disegno si aggiorna di conseguenza. Adesso rifacendo un passo indietro, ritornando appunto sulla griglia di ritaglio e ritornando sul pannello di controllo, posso andare a modificare questa griglia di ritaglio secondo anche altri parametri, non solo il numero delle bacchette. Innanzitutto posso aggiungere delle celle, ma poi posso anche spostare secondo le X o le Y. Che cosa genera questo movimento? Genera ovviamente una variazione nella geometria dei moduli. E questo è un parametro molto utile perché mi permette di andare a visualizzare in tempo reale come cambiano i sottomoduli in base alla posizione della griglia di ritaglio, cercando quindi di ottenere dei sottomoduli che siano il più regolari possibile, cercando magari di evitare, ad esempio, se mi sposto su -3, sottomoduli in cui ci sono delle bacchette di dimensioni molto piccole che non si sovrappongono. Ad esempio in questo caso scelgo -4 e 2 per avere una distribuzione più o meno omogenea delle bacchette all'interno dei sottomoduli. In basso ho appunto le proprietà dei moduli. Posso invertire le bacchette facenti parte del layer inferiore e quello superiore. Posso selezionare la larghezza delle bacchette. E infine posso scegliere un altro parametro molto importante che è la sovrapposizione delle bacchette. Ovvero, se riporto questo disegno nella sua scala originale, scegliendo la sovrapposizione a 0 vedo che appunto ogni bacchetta rimane nei confini della griglia di ritaglio e quindi nessun modulo si sovrappone all'altro. Ovviamente per assicurare la solidarietà di ogni modulo rispetto ad un altro,
andrò ad aggiungere una lunghezza di sovrapposizione che mi permetterà poi di assicurare una bacchetta di un modulo agli altri moduli attraverso viti o altri metodi di fissaggio. Questa lunghezza di sovrapposizione quindi verrà scelta in base alle necessità oggettuali e in base al tipo di sezione. A destra vedo invece quelli che sono i parametri relativi ai due disegni generati, quindi al layout di assemblaggio e al layout di fabbricazione. Il layout di assemblaggio può essere spostato lungo l'asse X all'interno della visualizzazione di Rhino, può essere scalato in modo da distanziare i moduli l'uno dall'altro in modo da assicurarne la leggibilità, e posso infine modificare la posizione dei testi relativi alla nomenclatura dei moduli. Passando invece al layout di fabbricazione, quello relativo appunto ai disegni esecutivi con le rispettive quote, posso modificare il diametro dei fori, posso spostare anche in questo caso l'intero disegno rispetto all'asse X di Rhino, posso scalare per distanziare i moduli l'uno dall'altro per evitare che appunto che si sovrappongono. Posso invece poi distanziare i disegni relativi alle singole bacchette con le quote a partire dal modulo originale. E infine posso andare a settare i parametri relativi all'offset delle quote e alle dimensioni dei testi. Per esportare questi disegni all'interno di Rhino posso selezionare i rispettivi contenitori, ad esempio nel caso del layout di assemblaggio, cliccare tasto destro Bake. Se spengo la visualizzazione di Rhino, vedo che questo disegno viene esportato all'interno di la visualizzazione di Grasshopper in alto a destra. Posso visualizzarlo poi all'interno di Rhino. Ogni bacchetta è disegnata da una curva chiusa che può essere modificata in base alle necessità, può essere poi anche esportata in DVG e DXF. Stessa cosa vale invece per il layout di fabbricazione, il rispettivo contenitore è qui, seleziono anche le quote e poi schiaccio tasto destro Bake. Ora qui succede una cosa che purtroppo è dovuta a come lavorano le quote tra Grasshopper e Rhino. Infatti una volta che vengono esportate le quote all'interno di Rhino, dovremo andare a modificare la dimensione dei rispettivi testi nel pannello Drafting e poi con il comando Annotation Styles. È qui che modificherò il mio stile di annotazione modificando in particolare Model Space Scale per modificare la dimensione visualizzata delle quote all'interno dello spazio modello. Anche in questo caso ogni bacchetta è definita con una curva chiusa planare e ogni elemento è modificabile e esportabile con file DVG o DXF tramite Rhino.